Infibra ha una linea tutta dedicata al mondo pizza. Le farine della linea Infibra Pizza sono tutte 100% naturali e arricchite del nostro germe di grano tostato che dona elasticità agli impasti e la possibilità di ridurre i grassi aggiunti in ricettazione grazie proprio alle caratteristiche del germe tostato. All'interno del mondo Infibra e della sua linea Infibra Pizza vi presentiamo l'ultima novità, il prodotto Crocchia Integrale. L'impasto ora è pronto per essere stagliato. Andiamo a vedere che la maglia ha assolutamente mantenuto la giusta consistenza e la giusta elasticità. Una variante a questa modalità di lavorazione per la referenza crocchia integrale è quella di utilizzare un prefermento. Come prefermento, in questo caso, siamo andati a preparare una biga. La biga è un impasto di acqua, farina e lievito che si distingue per modalità di maturazione in bighe corte e bighe lunghe. Questa è una biga che ha fatto 18 ore a 18 gradi. In questo momento andremo a impastarla con della nuova farina e a chiudere l'impasto che seguirà poi lo stesso percorso del diretto. Prepariamo ora il prefermento, la biga, per l'impasto della crocchia integrale. La biga è costituita da una parte di farina, di acqua e di lievito di birra fresca. Andiamo a preparare una biga classica ma con un'idratazione al 50% anziché al 45% come metodo classico. Iniziamo a questo punto inserendo la farina e la nostra acqua in cui abbiamo sciolto il lievito. Il preimpasto biga è per l'appunto un preimpasto che va miscelato nel modo più omogeneo possibile. È possibile, come vediamo oggi, anche realizzarlo a mano, frizionando il prodotto e uniformando il più possibile l'assorbimento dell'acqua. Dobbiamo ottenere un impasto grezzo e senza farina libera nella vasca. Chiaramente la biga può essere preparata anche in impastatrice. Quello che è molto importante da tenere in considerazione è che quanto più andiamo a insistere e quindi a formare, impastare la nostra biga, tanto più avremo una maturazione differente e poi un risultato differente in fase di impasto finale. La biga che stiamo andando a preparare andrà successivamente a fare un riposo a 16 gradi per circa 18 ore. Il risultato che dobbiamo ottenere alla fine della nostra miscelazione è un risultato omogeneo ma ancora del tutto scomposto. Andiamo ora a fare l'impasto della crocchia integrale con la biga che abbiamo preparato. Utilizzeremo la biga al 70%
e l'idratazione totale del nostro impasto sarà complessivamente all'80%. Andiamo a inserire in vasca la biga che ha la sua corretta maturazione e questo lo andiamo a vedere anche dall'elasticità raggiunta. La farina di rinfresco, il malto che è calcolato all'1% sul peso della farina utilizzata in biga e parte dell'acqua. Iniziamo a impastare in prima velocità. Andiamo ad inserire il sale all'incirca a metà impasto, continuiamo con l'idratazione fino a completamento e passiamo in seconda velocità. In ultimo andiamo a inserire l'olio a filo in più riprese e aspettiamo che il precedente venga ben assorbito dall'impasto. Bene, abbiamo completato l'impasto e lo togliamo dalla macchina. Queste farine sono indicate per tutte le preparazioni dei prodotti pizza. Nella linea Infibra Pizza troviamo Infibra Mamma 0 W250, 0 W340, la crocchia e la crocchia integrale. Per lo spolvero dello staglio e anche poi per la stesura del prodotto andiamo a utilizzare il prodotto Polverina. Una volta stagliato l'impasto, andiamo a formare i nostri filoni. La modalità di chiusura e soprattutto la forza che andiamo a dare al nostro impasto in questa fase va a determinare poi le ore, il tempo di appretto finale, di lievitazione, prima della cottura. Più forza andiamo a dare e più tempo dovremo attendere la cottura. Una volta stagliati i filoni e formati, andiamo a fargli fare l'ultima lievitazione, o a temperatura ambiente, coperti per non creare la formazione della pelle, oppure in cella di lievitazione con umidità. Per pezzature come queste, fatte oggi di circa 600-650 grammi, i tempi indicativi di appretto finale sono di circa 1 ora e mezza. Il Dentilab è il cuore del mulino, dove le mani dei tecnici incontrano la materia prima, la farina.
e la impastano per voi. Continuate a seguirci.